Equazione con tre radicali quadratici. Per prima cosa dobbiamo elevare alla seconda entrambi i membri. Al primo membro abbiamo la somma di due radicali, quindi ci viene in aiuto il quadrato di binomio a più b alla seconda, la cui formula è la seguente. Applichiamola anche al primo membro, otteniamo radice di x più 3 alla seconda più il doppio prodotto, che è 2 per radice di x più 3 per x più 8, più la radice di x più 8 alla seconda. Mentre al secondo membro abbiamo 5 alla seconda per radice di x alla seconda. Ora semplifichiamo le radici, ove possibile, e otteniamo x più 3 più 2 per la radice di x più 3 per x più 8 più x più 8 uguale a 25x. Andiamo ora a sommare i termini simili e ad isolare la radice al primo membro. Di nuovo otteniamo un'equazione irrazionale, quindi eleviamo ancora entrambi i membri alla seconda e otteniamo 4, che è 2 alla seconda, la radice si semplifica, per x più 3 per x più 8. Svolgiamo direttamente la moltiplicazione. E poi al secondo membro abbiamo il quadrato di un binomio, quindi 23x alla seconda meno il doppio prodotto meno 11 alla seconda. Ora svolgiamo la moltiplicazione tra 4 e il polinomio all'interno delle parentesi e poi andiamo a sommare i termini simili portando tutto al primo membro. Dividiamo entrambi i membri per meno 25, in modo da semplificare l'equazione. Bene, otteniamo un'equazione di secondo grado che andremo a risolvere con la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado. In questo caso applicheremo la formula ridotta, perché b, che è il coefficiente del termine di primo grado, è pari. Questa è la formula ridotta. Quindi applichiamola, otteniamo x12 uguale a meno b mezzi, che in questo caso sarà uguale a 11, più o meno il quadrato di 11, quindi 121, meno 21 per 1, che fa meno 21, diviso a, che vale 21. 11 più o meno 10, fratto 21. Per cui avremo due soluzioni. La prima, che sarà uguale a 1. La seconda, che sarà uguale a un ventunesimo. Ora dobbiamo stabilire se queste due soluzioni sono accettabili. Quindi ripartiamo dall'equazione di partenza e andiamo a sostituire prima il valore 1 al posto di x e vediamo se il valore 1 soddisfa l'equazione. E poi faremo lo stesso con x uguale a un ventunesimo. Svolgendo i conti troviamo che 5 uguale a 5 è un'uguaglianza vera, quindi x uguale a 1 soddisfa l'equazione, quindi ne è soluzione, quindi x uguale a 1 è accettabile. Proviamo con x uguale a un ventunesimo. Andiamo a sostituire al posto della x nell'equazione un ventunesimo. Facciamo i conti. Ora sommiamo le frazioni all'interno delle radici.
Semplifichiamo il 21 al denominatore. Otteniamo radice di 64 che è 8 più radice di 169 che è 13 uguale a 5, che è un'uguaglianza evidentemente falsa. Quindi x uguale a 1 è una soluzione accettabile, x uguale ad un ventunesimo non è accettabile. Alla prossima!